Tantissimi i modelli che casa nipponica Yamaha ha regalato a noi rider per poter percorrere curve, rettilini e tracciati di un po' tutte le parti del mondo, ma in questo caso parliamo di un qualcosa veramente particolare, unico, un modello come appunto lo è Niken GT. Dal suo nome, due spade, capiamo sicuramente il primo particolare, l'unico, essenziale, fondamentale di questa bike, ovvero un anteriore con duplice ammortizzatore e di conseguenza con due ruote, in questo caso nel complesso il numero perfetto, il 3, sicuramente inconsueto, anomalo nel mondo delle due ruote delle moto appunto, che in questo caso spinto da un propulsore anch'esso a 3 cilindri, un numero che si ripete su questa moto, riesce a sprigionare una potenza veramente incredibile, che grazie a questa impostazione del tutto differente rispetto a tutte quelle che sono le moto a cui noi siamo abituati a vedere, riesce a dare delle sensazioni di guida molto particolari. Quindi che altro dirvi se non allacciare il nostro giubbotto, guanti, casco e andare a provarle insieme. Beh, esteticamente notiamo subito la differenza di forme e geometrie, soprattutto all'anteriore ed anche nella vista a 3/4. Certamente non colpisce tanto quanto un sidecar, ma sicuramente l'effetto sguardo incuriosito è assicurato. Partendo dal musone, ricco di personalità ed assolutamente cattivo, la Niken esprime fino in fondo la sua presenza scenica, cercando di miscelare, con sapute accortezze, l'innovazione tecnica del modello alle linee più canoniche del gruppo nipponico. La doppia ruota all'anteriore riprende le dimensioni e i dettagli di quella del T-Max, così come doppia anche la forcella, in questo caso specifica telescopica rovesciata esterna con un'escursione di 110 mm. Il mordente delle pinze poi è dato su un singolo disco a ruota da 298 mm, ma è poi nel taglio laterale la comunicazione più importante, dinamismo puro sagacemente arricchito dalla struttura posta più in alto rispetto alle classiche moto, in colorazione a contrasto poi le forcelle che ne fanno da padrona. Illuminazione a LED, un parabrezza curvo e linee che accompagnano tutta un'estetica filante, nella cui parte posteriore rientra nelle forme più comuni come quelle di una moto turistica, dotata quindi di una sella sdoppiata ed alta 820 mm dal suolo, borse laterali semirigide, ognuna da 25 litri, ed una predisposizione ad un terzo baule centrale posteriore. Nel codone è poi presente un lungo forcellone in alluminio che ospita un ammortizzatore regolabile in precarico attraverso una comoda leva, anzi pomello in questo caso, posto sotto la sella. Ampio e tanto largo quanto scenico il serbatoio centrale, unico vero e proprio punto di raccordo tra un innovativo avantreno ed un più canonico posteriore Sport Tourer. Più in alto il manubrio. Questo, bello largo e di facile presa, insieme alle pedane centrali e non distanti dalla sella, permettono di trovare facilmente la propria posizione di guida, senza mai affaticare, a prescindere dal proprio stile di guida ed altezza pilota. Per il capitolo infotainment e grafica, ottima estetica e dimensioni generose rendono poi chiara la comunicazione di tutte le informazioni presenti in marcia sullo schermo. Utile di questi tempi e soprattutto su di un esemplare come questo, ben 3 differenti mappature del Riding Mode. L'acceleratore è sempre ben tarato e mai capace di comunicare un effetto on-off. La frizione poi risulta sempre morbida alla leva e piuttosto modulabile. Il cambio, infine, è sempre ben preciso e notato di funzione quick shift superati solo però i 4000 giri. Arriviamo adesso al capitolo più importante, ovvero quello delle prestazioni e del feeling di guida. Quindi, come va questa Niken? Seppur ad un primo sguardo possa sembrare fin troppo poco moto sport turistica, oltre che pesante ben 263 kg, già dopo le prime ore di guida, fuori dai centri urbani chiaramente, è facile trovare in lei una degna compagna di gite e weekend all'insegna di curve e misto extraurbano. Il suo motore, il poderoso CP3 utilizzato anche su altri modelli della casa, eroga una potenza di 115 cavalli su una cilindrata di 847 cm3, in questo modello Euro 4.
Seppur subito è già pronto ai bassi giri, la sua voglia di allungo è ovviamente lampante, fin sopra gli 11.000 giri, dando però ovviamente il meglio di sé grazie anche ai 3 cilindri e gli 88 Nm di coppia al centro dell'erogazione. Doveroso poi dover ricordare quanto importante sia prenderne sin da subito la confidenza. Quasi immediata, almeno per i meno esperti, è ovviamente la sensazione di non controllo totale dal punto massimo di piega in relazione poi all'utilizzo dei forcelloni anteriori, che andranno però sempre e comunque ad accompagnare ogni nostra piega. Grazie poi ad un peso equamente distribuito su tutta la sua massa ed un anteriore sviluppato su schema Ackermann, articolato questo con bracci a parallelogramma e sospensioni telescopiche, la Niken si dimostra stabile sia sui corvoni a lunga percorrenza e ben stabile anche nei rapidi cambi di direzione. Il tutto sempre possibile grazie all'utilizzo di ABS e controllo di trazione. Ci teniamo poi a sottolineare che la presenza del terzo pneumatico induca spesso ad aprire il gas prima dell'uscita di curva, regalandoci poi delle coreografiche manovre di sovrasterzo. Nulla di incontrollabile o di incontrollato, grazie all'elettronica sempre presente al nostro fianco. In ultimo, ciliegina sulla torta per questa poderosa Niken nella nostra versione, il terminale di scarico Akrapovic, orchestra affilata e ruggente che ne amplifica sicuramente il piacere sonoro in ordine di marcia. Sicuramente sul sound non potremo aggiungere nient'altro se non invitarvi ad andare a vedere il nostro video dedicato sul suo sound. Detto ciò, un altro test ride volge al termine con Niken GT, un adventure, un mezzo sicuramente focalizzato per chi vuole un prodotto più particolare, più ricercato, da delle tecnologie e soluzioni sicuramente all'avanguardia che si discostano da tutto il mercato motociclistico attuale. Un prodotto ormai già testato e rodato sulle nostre strade, che è sicuramente molto valido per quello che riguarda le tappe all'esterno delle nostre città dove appunto, come annunciato e detto prima, è più impegnativo rispetto a una classica adventure, dato anche dagli ingombri sicuramente molto più elevati nel frontale, come anche in questo caso nella variante GT con le borse laterali. Un prezzo molto accattivante, delle colorazioni veramente molto particolari. Quelle che a noi abbiamo trovato più interessanti sono questa qui e la full black, e sicuramente una soluzione con un motore da tanta coppia, veramente prestante e potente, soprattutto ai medi, sempre presente. Detto ciò, non possiamo far altro che concludere questo video ringraziando in primis il gruppo Debert Yamaha per averci offerto la possibilità di poterla provare e portare sul nostro canale, e ringraziare soprattutto anche voi per aver visto questo video, iscrivervi al nostro canale, mettere un mi piace a questo video, ma soprattutto seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, insomma chi più ne ha più ne metta. Soprattutto il nostro sito www.wedrive.tv, dove troverete l'articolo dedicato con specifiche sulla tecnica, le impostazioni e anche tutto quello che riguarda prezzo, accessori e colorazioni. Al prossimo test ride!